Abbiamo iniziato per Bess. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Bess mi propone due immagini, secondo me entrambe importanti. Nella prima lui mi fa vedere che non è tridimensionale, è bidimensionale, Mhm. è come se fosse una sagoma sdraiata, inserita nell'asfalto e le Mhm. macchine passano sopra. Dipinta sull'asfalto. Sì, è Appoggiata è sull'asfalto. lui piatto, sottile, Un come una poster. sottiletta, sì, Ok. praticamente. E la seconda? La seconda include anche il fratello. Il fratello lo vedo in maniera completa e sta prendendo Bess per il polso. E invece di Bess io vedo solo la parte che il fratello stringe, tutto il resto del corpo io non lo vedo. È come se il fratello volesse tirar fuori Bess dal nulla. Vuole che il fratello diventi visibile, mentre adesso è invisibile. Ok. Bess ti dà l'autorizzazione. Sì, sì, assolutamente. Però Bene. lo vedo come tratteggiato, non lo Con gli vedo in altri. maniera chiara. Ok. Come te la dà l'autorizzazione? Un sorriso timido, molto educato, molto di chi difende i deboli, non so, mi viene da dire così, perché lui avrebbe voluto essere difeso quando si sentiva debole. Beh. Progetto di Bess. Come si chiama? Mi viene valigia di cartone. Mi fa vedere Bess che è come se si sentisse senza radici. Ma radici, le prime radici sono quelle della mamma, del papà. Ed è come se si sentisse povero, povero di amore, e va in giro proprio come un emigrato a cercare un qualcosa, ma non sa se lo troverà questo qualcosa. La tranquillità, l'amore. Vibrazione di Bess. 4 miliardi. Consapevolezza. 125. PS. 36. Vite. 2118. Cervello. 8. Suscettibilità ipnotica. 22. Valori discreti. O poco meno di discreti. Posso dire il tuo paese d'origine, no, Bess? Sì. Posso dirlo. Per tuo fratello sì. Ok. L'Albania. Bene. Beh, chiamiamo nel cinema, diviso a metà. Da un lato tutti gli albanesi, dall'altro i 5 fratelli, scusa, i 4 fratelli, cioè una sorella e 3 fratelli maschi, giusto? 3 maschi, i genitori e tutte le fidanzate di Bess. Ok. Sì, ci sono le fidanzate, forse una sola, perché alcune mi sa che sono state troppo brevi come frequentazioni ed è quasi come se alcune si sono dimenticate di lui. Mm. Mhm. Ehm, naturalmente c'è il fratello con cui è venuto qui, Mhm. diciamo, mm, in primissima fila, che è un po', non so spiegarti, è come
se sintetizzasse anche i due genitori. Li fa sia da mamma che da papà. La mamma e il papà ci sono dietro, e un po', come posso dirti, quel duro che diventa secco, quando una cosa è tanto dura che è un po' secca. Ha questo Arida. aspetto qua. Sì. La sorella, i due... La sorella può essere che ha dei figli, perché la vedo un po' come se avesse da fare, se Ha dei figli, vostra sorella? deve fare delle cose in casa, ha diverse incombenze, ecco, diversi compiti adesso. Chiamiamo anche degli insegnanti delle scuole, soprattutto quelli che l'hanno segnato. Addirittura quasi mi compare, adesso non so se è un'immagine simbolica, ma proprio con la bacchetta in mano, sicuramente a indicarmi la punizione un po' facile. Ecco, tendevano proprio a punire facilmente. Che poi, per come lo vedo io, Bess non era certo un bambino che disturbava, ma proprio perché era molto sensibile, era stato preso di mira da un insegnante, secondo me, non so come spiegarti, anche un po' con una vena sadica. Adesso magari è un po' esagerato detto così. Ma gli piaceva punire. Gli veniva molto bene, ed era Bess la vittima perfetta. Poi, Tutti certo, anche lui a sua volta era stato punito, questo insegnante. Sì, viene comunque nel cinema, certo. Nome della PS. Corona. Della PE. Clavicembalo. Mi fa vedere che sono entrambi color oro. Entità. Sì, dimmi. Sì, lui sta proprio cercando questo oro. Bess. Sta proprio cercando questa cosa preziosa che lui sa essere dentro di sé, e che non la trova. Le entità eteriche di Bess l'hanno trovata? Sì. Vediamole. Facciamo una cosa nuova, me le dici e mi dici più o meno, così a spanne, la percentuale di oro, anima, che succhiano ognuna di queste a Bess per un totale di circa il 10-100%. Ovviamente non impazzire con la matematica, dimmi un 10, un 20, un 30, un 40, una cosa così. Intanto il primo che si fa vedere è un serpente, che ti dico già che è in parte giallo, oro e verde, come se fosse alternato, no? Quindi io ti direi, cioè mi viene da dire 50 per come lo vedo così. Come Metà. se Se ne va lì. Poi mi fa vedere un piccolo falconiforme, un pulcino, che sembra, sai, apparentemente avere l'aria indifesa. E poi in realtà non lo è per niente. Ma siccome Bess è una persona molto compassionevole, lui sa che presentandosi così avrà la benevolenza di Bess. E quindi lui può succhiare l'anima di Bess a proprio piacimento, in alcuni momenti quasi nella totalità. E in media un? È Vedo che difficile. si alternano un po', ok? Quindi magari non è che solo, non so, non si dividono la torta contemporaneamente. Comunque ha un peso inferiore al serpente, il falco. Ma non lo so, perché secondo me a volte raggiunge vette del 70%. Va bene.
Ecco, vediamola così. Mm. La bandiera dell'Albania è un fondo rosso con un'aquila a due teste, una che guarda a destra e una che guarda a sinistra, nera. Sì. Non c'è via di scampo. È un paese, adesso lo vediamo, con falconiformi. Sì, sì, assolutamente sì. Il paese è un uovo e il falco che lo cova. Ecco, questa è un'ottima immagine, sì. Ed è proprio vero, ha due teste, in modo da non poter in nessun modo essere distratto. Mm. Guarda di qua e di là, nessuno tocchi l'uovo. Esatto. Poi, altre eteriche, vediamole. E Sì, eteriche. una iena, proprio una iena ridens che ridacchia nei momenti in cui Bess si sente inferiore agli altri, in cui si dà tanto da fare per stare meglio. E poi c'è Con due nel persone. secondo, sì, Ok. Ok. è un demone che è legato a Satana ed ha dei fili neri che lo collegano a Bess, in modo che Bess sia come una specie di marionetta. Secondo universo. Mhm. Incide tanto questo demone? In alcuni momenti davvero Bess si sente come guidato da una forza che non riesce a capire neanche lui, eh. Dice, ma questo non sono io. Mm? E infatti è proprio questo demone che prende a volte quasi il totale controllo di Bess. Basta? 3DL, sì. Entità mentali. Ho bisogno di dimenticare. Livello 7. Mm. L'altra è secco come mia madre. 5-6 come livello. Mm. Più veloce della luce. 4, sì. 3 o 4 ci sono come se 4. sì. Sì, no, come entità mentali. 3 Allora sono. io ne ho visti queste 3, sì, Beh, che poi sono molto complesse e includono varie cose. Mm. vediamole, ho bisogno di dimenticare. Sì, c'è proprio questa volontà da parte di Bess di mettere una pesante coperta sopra il passato, perché appena solleva questa coperta è come paralizzato, non sa come gestire il passato, è troppo per lui. Poi secco come mia madre, è come se mi facesse vedere che le relazioni e anche un po' la vita arida, devitalizzata che ha, in qualche modo ricalca la mamma. Mm. La mamma lui l'ha sentita lontana, anche se c'era, no? Però era come se la mamma non era mai dalla sua parte, la mamma non lo difendeva mai, la mamma era sempre un po' fredda, distaccata. E- Mm. Ed è come anche se questa questione della sua fisicità, lui è anche piuttosto esile, Mhm. sia proprio legato a questo sentirsi così fragile, secco, no? Non Ehm, nutrito dalla mamma? sì. Ok. E l'ultima. Più veloce della luce. La tendenza proprio a andare molto velocemente nelle relazioni, no? Durano troppo poco. Mm. Questo perché lui è come se non potesse fermarsi, perché se si ferma in una relazione, allora deve fare i conti con se stesso, perché comunque quando ti relazioni ad un altro, inevitabilmente arrivi a metterti davanti a te stesso. E lui non si sente di fare questa cosa.
E quindi ha questi rapporti brevi, veloci, e anche fisicamente, no? Per non protrarre troppo la vicinanza con l'altro, con l'altra in questo caso, che sarebbe poi vicinanza con se stesso. E impianti. C'è un impianto mentale che sembra quasi una cuffia di silicone che quasi gli tira i capelli. Poi c'è tipo, sembra l'occhio destro quasi trafitto. Mhm. Poi come una specie di molletta, di pinza sulla lingua che gli impedisce di dire veramente ciò che pensa. Anche perché poi non è che è stato abituato in questo senso, no? A poter dire quello che pensa. È sempre stato molto represso. Poi vedo legati da una corda i polsi e gli avambracci fra di loro. La corda lega anche le caviglie fra di loro. E poi l'altro impianto è sui genitali. Ok. Causa esoterica del blocco sentimentale. Allora, tante di queste cose che abbiamo detto. Mhm. È come se lui, quello che mi arriva è che lui è alla ricerca dell'amore che lui non ha mai sentito, ok? Lui non si è mai sentito amato. In un certo senso non conosce proprio l'amore. Mm? Per esempio, si sente voluto bene dal fratello, ok? Però non si è, per esempio, sentito veramente amato ed accettato dai genitori. Ed è come se lui andasse a cercare l'amore nella sorgente e non lo riesce a trovare. Quello che sta facendo lui con i suoi percorsi La meditazione. sì, di Mhm. crescita così, è proprio questo, di andare a recuperare l'amore primo, quello che ci ha generati. Mhm. Fino ad ora lui non ci è riuscito, anche perché lui è sempre stato molto severo con se stesso, quasi quanto i maestri della scuola. Lui giustifica tutti. mm? A scuola si faceva così e i miei genitori hanno fatto così perché si usava così a quei tempi educare i figli, ok? Mhm. Giustifica tutti, ma non riesce ad avere vera comprensione per se stesso. Cioè, è come se a lui mancasse la relazione più importante che è quella con se stesso. mm? Il motivo per cui non riesce ad avere una vita sentimentale è che lui non ha un rapporto con sé. Lui non, lui si ignora in un certo senso. Questo fatto di non volersi ricordare del suo passato fa sì che lui non si soffermi mai su se stesso. Lui non si prende cura di se stesso, anche delle proprie ferite. Non tratta con gentilezza queste parti di lui che sono state ferite. Le E ignora? questo fa, sì, le ignora, a volte è Giustifica? come se le sminuisse, Mhm. ma sì, tutto sommato eh, Mm. andavano così le cose a quei tempi. Io non è che sono diverso da quello che è capitato ad altri, è capitato a tanti, no? La stessa cosa. Esiste la fiamma di Bess al momento attuale? Allora, per esempio, io ne ho vista una in Italia, adesso io non lo so se lui ci viene in Italia. Naturalmente è lontana, no, da dove lui è adesso,
ma questo è così adesso, in questo momento, per il fatto che Siamo all'inizio di un percorso. sì, 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 lui deve risanare proprio questo rapporto con se stesso. E un'anima gemella? Quante anime gemelle ha Bess? Non so, poi mi dice una gelateria, adesso io non so se lui frequenta una gelateria o se c'è una gelateria nelle sue parti che attira la sua attenzione, lì mi fa vedere un'anima gemella. Mhm. Comunque credo nella città in cui abiti, perché mi dice che è lì vicino. Diciamo così che nei dintorni io ne vedo tre. Tre anime gemelle. Sì, È un po' presto per parlare di fiamma. per ora sì. Va bene. Causa esoterica di tutti i problemi legati all'apparato digerente, colon irritabile e costipazione. Ha fatto degli esami, causa esoterica non medica. A livello medico non c'è nulla di rimarcato, se non questa diagnosi generica colon irritabile con probabili radici su un fronte psicologico. Lui ha dovuto proprio reprimere tutte le sue emozioni. È per sua natura un ragazzo molto sensibile. Mm? Ehm, Ognuno è dotato della propria sensibilità, lui ne ha molta di sensibilità e ha subito molte ferite. Queste ferite sono, in verità, io vedo quasi tutte ancora aperte o comunque poco rimarginate. Lui non ha mai potuto esprimere la sua sofferenza. Ok? Vedo Mm? proprio che manda giù, non la può portare fuori perché un uomo non fa così, perché devi diventare grande, non c'è da piagnucolare, non c'è da lamentarsi, c'è da obbedire, c'è da fare così. Ok? Quindi tutta una serie di emozioni vedo incastrate lì, nella zona dell'addome, che gli impediscono proprio di far fuoriuscire, no? Anche proprio le feci e che vanno ad irritare la zona del colon, perché è una di queste emozioni in verità che lui fa molto fatica a riconoscere è la sua rabbia. Invece sarebbe importante che la tirasse fuori, perché hanno voluto sopprimere, no, questo aspetto di lui. E lui ha accumulato tanta rabbia. Dove? Mi fa vedere proprio rosso quasi rovente, quasi rosso del colore della bandiera dell'Albania. Mhm. Mm? Tutta la zona dell'intestino, in special modo vedo nella parte sinistra, mi dice. Mm? Mm. Colon ascendente. Quasi, sì, esatto, dall'inguine praticamente, no? A salire praticamente fino alla bocca dello stomaco. Facciamo un rabbiometro. Punizioni ingiuste a scuola, da 1 a 100. Eh, ci sono stati dei momenti che mi fa vedere, sai come se fosse un termometro che la temperatura schizza oltre, no? Mhm. Sarebbe oltre i 100. Anche come se quasi, no? Vedevo che in alcuni momenti poi cosa succedeva? Che magari alcuni, come si dice, coetanei, ok? Anche percepivano la sua debolezza, prendendo spunto da questo clima di terrore, di punizioni, anche loro ci mettevano questo carico. Mhm. Quindi 80?
No, a volte proprio oltre i 100. Freddezza, severità in famiglia. Questo è come se lui lo collocasse sui 70 perché gli dà una fortissima giustificazione. Mm. Ok? Per lui è ovvio che sia stato così, in linea con tutto il resto, con tutte le generazioni precedenti, con l'ambiente. Problemi, pretese in ambito lavorativo. Ok, perché per esempio questo qua mi fa vedere che a volte è 90, perché è come se lui sentisse che c'è una parte di Bess che dice io posso fare molto di più lavorativamente. Ed è come se si arrabbiasse con un'altra parte di sé, perché lui difficilmente si arrabbia col fuori, lui si arrabbia molto con se stesso. E dice, ma ascolta, ma tu potresti fare molto di più. Vedi che non ti impegni abbastanza, vedi Mm. che non ti dai abbastanza da fare nella giusta direzione, no? Rabbia con altre circostanze. Molto arrabbiato per il fatto che non riesce almeno a avere un'oasi felice in ambito amoroso. Questo lo fa molto arrabbiare a volte. A volte la tristezza sconfina nella rabbia, si alternano. Ok, sai che ci sono alcune tecniche di liberazione dalla rabbia Mm. urlando. Tu l'hai mai fatta? Anche spaccando io, sì. Ah. Un lato violento, non pensiate che Monica sia dolce e carina, come se spacca sedie, uccide persone, no, non è vero. Bene, rechiamoci nel Grand Canyon con Bess. Quale posto migliore del Grand Canyon, in cui non sono mai stato, in cui spaccare tutto con un bellissimo grido liberatorio? Vedo che proprio si batte i pugni sul petto, è quasi come se fosse, sai, Godzilla, Mm. un gorilla urla forte, poi apre le braccia, urla, vedo che piange, ehm, poi vedo che in questo pianto si accascia a terra e inizia a strappare alcuni fili d'erba secchi, Mm. ok? Se li strofina sulla testa. Fa tutto parte, no, di questo momento liberatorio della propria rabbia. Mm. Mm. Ehm, per un po' rimane così, giù a terra, a singhiozzare e continua ad urlare. Mm. Mm. Vedo che proprio tutto si mescola le lacrime con la saliva. Bene. Seduto a terra, genitali contro il terreno, radicamento. Sì. Prova un po' vergogna. Eh, Per cosa? In generale, proprio nella difficoltà a gestire tutto ciò che ha a che fare, capito, con i sentimenti, quindi le emozioni, la sessualità, hai capito? Mm? C'è proprio difficoltà di vivere bene con scioltezza, no? Nudo, via i vestiti. Lui lì Ecco. sulla cima della montagna A lui sembra una punizione. non è una punizione, è una rinascita. Mm, infatti. I vestiti giù nel burrone, Sì. li butta come l'urlo e la rabbia che ha appena tolto in parte dal proprio corpo. Mi fa vedere che c'ha tutto il volto graffiato, pieno di terra. E sta continuando a urlare a più non posso. E il fiato non si esaurisce mai. Bene, vada pure avanti. Intanto la sua visione è in prima persona
ed è in terza persona, come se fosse circondato da svariate telecamere volanti, dei droni, anche se mi fa schifo solo la parola drone, diciamo telecamere invisibili che lo riprendono dall'alto, dal basso, dal burrone, da dietro. Lui si vede nudo nella polvere, nella sua rinascita adesso. Come se stesse emettendo un vagito. Sta proprio nascendo adesso. Ha Dalla proprio terra. iniziato, sì, ha iniziato a respirare adesso. Uscito dalla terra. Radicato con le radici nella terra, quella terra che è lui, è sua. Il pianeta in cui vive, Bess è solo di Bess. Quello in cui vive suo fratello è solo di suo fratello. Mio è solo mio. Quello di Monica è solo di Monica. Se il pianeta è suo, è sua la felicità sessuale, sentimentale. Sì. E prima ancora di tutto questo, è come se sentisse forte dentro di sé che lui ha pienamente il diritto di esistere bene, di esistere su questa terra con armonia, sentendosi a suo agio. Cosa fa? Mi fa vedere proprio queste radici che dalla pianta dei piedi si infilano giù nella terra. Ed è come se questa terra fosse in grado di dargli nutrimento, vedo che gli scorre tutto all'interno del corpo. Mi dà la sensazione che si senta adesso forte e nutrito. Bene, c'è la terra, c'è l'aria, c'è il fuoco, il sole, manca l'acqua. Che Manca pioggia questo sia. elemento, sì. E questa volta l'acqua non sono più le sue lacrime, ma è una pioggia abbondante che arriva giù dal cielo di colpo. Col sole. Sì, con il sole. Lui alza il viso, apre la bocca per poter bere quest'acqua, perché adesso non vuole più essere come l'entità mentale secco come mia madre. Bene. Ed è l'acqua che gli porta via anche la molletta dalla lingua. Ed è come se fosse un'acqua vivificante, perché vedo che è come se in un certo senso aumentasse la sua massa muscolare. Ottimo. Da qui Bess va a tutte le volte in cui è stato punito ingiustamente a scuola, linea temporale che ora lui cambia se vuole. Punito a scuola, preso in giro da altri. Bene, iniziamo dalla prima punizione. Non l'accetta. Allora, aspetta che non riesco a fargli fare questa cosa, che non la accetta. Faccia quello che vuole. Mi propone proprio di cambiare paese. Va bene? Mi porta su un'altra linea temporale in cui è in un paese in cui un insegnante che fa questo viene denunciato, diciamo. Ecco. Bene. L'importante è che non sia più nella sua linea temporale, quell'evento. Tutte le volte in cui l'hanno preso in giro.
Se vuole le accetta e le tiene, eh? Come se aspetta, perché cerca di difendere qualcuno. Aspetta, anche su questa fa un po' di difficoltà. Ok, mi mostra che è riuscito a trovare una formula che è basata anche sull'ironia, ed è tale che riesce a creare come uno scudo intorno a sé, per cui nessuno dei suoi coetanei o magari un poco più grandi si avvicinano a lui, no? Per fargli con cattive intenzioni. Ha questo scudo di forza e di ironia. Ok. Tutte le volte in cui ha maturato rabbia in famiglia. Mm. Come se andasse verso la madre, l'abbraccia e la bacia. E la madre, che anche lei ovviamente in un'altra linea temporale, è come se in un certo senso si sciogliesse in questo abbraccio. Lo ricambia ed è una madre amorevole a tutti gli effetti. Col padre, con i fratelli. Sì, si abbracciano tutti quanti insieme, si danno proprio, sai, delle pacche sulla schiena, no? Come fanno un po' gli uomini. Mm? E piangono, perché gli uomini possono piangere. Certo. Tutti gli altri momenti che vuole cambiare, quali cambia? Ma i momenti di imbarazzo e di disagio di fronte alle ragazze, quando a lui piaceva una ragazza e questa ragazza non lo filava minimamente. Oppure quando riusciva a uscire con una ragazza ma poi non si trovava bene. Diciamo che non è andata dritta una. Mm. Ecco. Mm. Come lo vedi, Bess? Tratteggiato ancora? No, adesso lo vedo. Dunque, gli manca solo la parte finale delle gambe, dalla rotula in giù manca. Mm? Il radicamento. Mm, Polpacci, gli stinchi, i piedi. quello sì, manca. E la seconda immagine in cui il fratello lo prendeva dal polso, vedi ancora solo la mano e il polso di Bess. No, è come Tutto se però tranne... ah, li avesse di legno. La parte finale c'è la di legno, mm, come delle protesi di legno. perché? Perché appunto ancora non è com- avvenuto in maniera completa, no? Questo Ok. radicamento, questo sentirsi in diritto di stare qui, di essere felice, di avere quello che desidera. Il poster d'asfalto, l'immagine bidimensionale dipinta appiccicata sull'asfalto, c'è ancora? Vedo che sta diventando tridimensionale e sta cercando di alzarsi dall'asfalto. Benissimo. Valigia di cartone. Il progetto. È diventata più robusta questa valigia. È una valigia che si può utilizzare per spostarsi, per viaggiare, per fare esperienze. Non è più, sai, fragile, come quella di cartone. Bene, disincarnato nonno paterno e tutti i parenti di tutte le generazioni di Bess e di suo fratello. E Portale lui, aureo. questo nonno paterno, viene un po' come uno stemma di famiglia, come se fosse in un certo senso anche un rappresentante, diciamo così, della famiglia e di tutta una serie di dolori e di difficoltà che ci sono state nella famiglia, che si concentrano in lui in un certo senso. Non so, forse lui era vissuto possibile nel comunismo.
Sì. Ok, perché mi fa vedere proprio la bandiera incollata sulla sua schiena, no? Faccia il Come se martello. avesse la bandiera, no, dell'Albania. Dell'Albania, sì. Sì, proprio come se avesse parecchio accusato il colpo, no, del comunismo, di tutto ciò che ha significato, ecco. Come lo vedi? Cosa dice a Bess o al fratello o al fratello? In un altro momento avrei detto siete due angeli. Adesso dico siete due grandi uomini. Dov'è adesso il nonno? Mm, non lo so perché mi fa vedere come se fosse accanto a delle persone che hanno fatto la guerra. Probabilmente lui è rimasto in qualche modo legato, mm, che possono essere magari i suoi genitori, qualcuno che ha fatto la guerra, luoghi. Non lo so, perché mi parla di guerra. Mm. Credo che sia stata una trasformazione molto molto lenta la sua. Del nonno. Sì, perché era comunque partito da un livello di consapevolezza, ahimè, piuttosto basso, no? Quindi c'è stata una trasformazione, però è durata tanto tempo. Bene, lo salutiamo e lo mandiamo nel portale aureo. Quanti sono gli antenati di Bess e suo fratello che hanno risposto a questo appello? Spero Mi fa tutti. sì, mi fa vedere questo nonno quasi che suona una, come si chiama, armonica, Mhm, e che vuole anche lui partecipare nel chiamare, no? Tutti bene, quanti. ottimo. Mm. Mi viene come numero 732. Ottimo. Mm, mm. Fino a quale generazione stiamo andando indietro? 4. Il Beh, numero 4. 4 generazioni di cognome che non dico. Certo. Beh, non solo, perché poi ci saranno anche altri cognomi, rami materni. Bene, già che ci siamo, chiamiamo tutti i disincarnati dell'Albania che vogliono venire. L'abbiamo anche già fatto, in passato, e lo rifacciamo. E i 700 qualcosa che hai detto, tutti con l'armonica li chiamano. Mm. Ci sono anche dei bambini, ne vedo parecchi di bambini, come se li chiamassero proprio anche nei cimiteri. Li vedo che vengono su dalle tombe. Mm. Circa 4.000. Solo? Mi viene questo numero. Va bene. Tutti nel portale aureo e lo chiudiamo. Mm. Bene, il momento più importante, massima attenzione nel cinema, sia i cari chiamati da Bess, sia tutti gli albanesi, l'altra metà gigantesca del cinema. Ora Bess può andare al cluster, a rifarsi le gambe. Non è un burattino, è un uomo. Infatti. Come se fosse a metà fra un prato e un bosco dove sottoterra sono seppelliti oggetti segreti. Ci sono per esempio delle mine anche. Sono proprio quei segreti, no, che lui voleva dimenticare. E anzi, quasi la paura, no, che se ci va sopra è proprio una mina e lui esplode, salta.
Via tutto. Sì, Può sì, buttare via anche la terra fino a una certa profondità, che comprende tutto, anche le mine. infatti fa proprio così. Mette sopra terreno nuovo, fertile, pulito. Pronto a germogliare. Mm. Mi dice che nascerà una pannocchia d'oro. Ed oro è il suo ad eternum. È proprio come costituito dai semini, no? Della pannocchia. Mhm. E l'ha fatto. Sì, sì, ce ne sono diversi, fatti così a spirale, costituite da tanti granelli, no? Di pannocchia. Quindi sono pannocchie con i semi a spirale e non a strati, guardandola in Cioè, mi verticale. sembrano come se staccassi questi semini dalla pannocchia, crei appunto delle spirali e sono così gli ad eternum, mi viene. Quante sono le pannocchie? Adesso me ne ha fatte vedere 3. Avatar. Vabbè, era lì pronto così con questo frustino mm, sulla scrivania, Mhm. mentre cercava frettolosamente l'avatar di scrivere in maniera molto veloce, no? Più veloce della luce, dei brani della sua vita. Però Bess non vuole più che sia così. Ma cosa, un frustino sadomaso? Sembra quelle per il cavallo, sai, no? Mhm. Nero, Ecco. corto, con Mm, un po' di code piccole. esatto. E come lo toglie? Perché glielo dici tu? È come se fosse saturo di tutto questo, è pieno, non ne può più. È arrivato al limite e lo stava proprio desiderando fortemente questo momento. E quindi lo fa di sua spontanea volontà. Rimuove tutto, butta tutto nel portale definitivo. Non lascia neanche una mattonella della stanza, via tutto. Benissimo. Al suo posto cosa mette? Ehm, È come se fosse una specie di turbine, di tornado, perché lo vedo che parte dal cielo. È come se si creasse una specie di vortice che è proprio carico di aria, di forza, di virilità anche direi. Ad Eternum è così. Benissimo. Con questa condizione valigia di cartone esiste ancora? No, 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 Il serpente esiste ancora? no, Il falco? nemmeno. Iena ridens? No, Il demone satanico? no, 3DL? no, L'entità mentale ho bisogno di dimenticare? no, L'entità mentale è secco come mia madre? no, no, L'entità mentale più veloce della luce? no, Tutti gli impianti? no, No. li ha tolti tutti. Il ricordo delle punizioni a scuola? È come se l'avesse appeso in una, chiamiamola zona, ehm, in cui fa meno male.
in cui il ricordo interferisce nulla con il presente, con la visione di sé. È come se l'avesse messo in un quadro, l'ha appeso in casa, ma non l'ha guardato mai, Ok, sì. neanche una volta. Sa che è lì, non che lo ignora perché è il male, no? Sa che è lì perché deve stare, perché c'è stato, ma non lo guarda mai, quindi non ha importanza. Mm, Ti piace come immagine? sì. E se anche lo dovesse guardare, non è più motivo di disvalore, Mhm. di tristezza, di sconforto. Bene, c'è un'entità mentale collettiva a cui Bess era collegato, legata chiaramente al suo paese? Non so se aveva fumato, cose del genere. Cioè, Mm, ehm, allora, dunque, è come se ciascuno di loro avesse bisogno, per trovare una sicurezza, di sviluppare magari una dipendenza, molti di loro, ok? Quindi c'è chi magari sviluppa, che ne so, la dipendenza dell'alcol, c'è chi sviluppa la dipendenza del fumo, c'è chi sviluppa, che ne so, anche la dipendenza rispetto al lavoro, lavorando tante ore. Dipendenza per sentirsi sicuri, forti. eh. Io farei entrare la cara vecchia anti-entità mentale collettiva, che abbiamo creato un po' di sessioni fa, Opportunity. Mhm. Questa nuvolona, bianca, cicciosa, simpaticona, che si appoggia sopra l'Albania e sopra tutte le entità mentali collettive che la dominano dall'alto. Chiunque può disconnettersi dalle entità mentali collettive albanesi in Albania e connettersi a Opportunity, cioè considerando che l'ennesima sfiga di turno che gli è capitata, padre ubriacone, severità a scuola, è così che si fa, macismo, quello che vuoi, tutto quello che è Albania, è un'opportunità di crescita personale, spirituale. Mm. Opportunity chi vuole, per chi vuole, fagocita tutte le entità mentali collettive, le annulla. Mm. Sì, proprio Ovviamente una da chi vuole. trasformatrice. Sì. È una creazione in positivo e non in negativo. Il negativo non esiste, ma il positivo è il seguito della storia. Che succede? Almeno per Bess. È come se sentisse la voglia di abbracciare questa opportunity e nel momento in cui la abbraccia, abbraccia se stesso, accoglie completamente se stesso, si accetta profondamente ed è liberato totalmente da tutte le altre entità mentali, personali, collettive. Benissimo, 5 nuovi ad eternum, con la forma che vuole lui, ma purché, senza ma, siano d'oro. Uno nel corpo fisico, dove lo mette? Sembra un'anguria, una fetta d'anguria d'oro e la mette proprio sulla pancia, sull'addome, sì. Corpo emozionale. Come se fosse una specie di piccolo sole d'oro e coinvolge la parte del viso e della gola. Il corpo emozionale ha ancora rabbia. No, no, io non gliela vedo più, no.
corpo mentale. Sì, proprio questa volta è un cappello d'oro al posto di quella che prima era, sai, la cuffia di silicone. Mm. È un cappello d'oro che è la sua corona, perché in fin dei conti la sua PS si chiama Corona. Corpo eterico. È come se si desse una specie di spennellata intingendo il pennello nel color oro e se lo dà proprio tutto intorno al corpo. Corpo subliminale. Sì, è una polvere proprio, un laminato d'oro. Bene. Anima è ancora corona. Sì, Spirito è ancora clavicembalo. sì. Tutte e due d'oro. Tutte e due d'oro scintillante adesso. Vibrazione di Bess. Nuova. 182. Consapevolezza di Bess. Nuova. 160. Anima. 47. Vite. 1851. Cervello. Quasi 9. Suscettibilità ipnotica. 50. Ottimo. L'aquila con due teste che cova ancora l'uovo Albania, con dentro tutti gli albanesi. Come se si fosse ridotta a metà. Ha perso una testa e ha perso metà uovo. Ok. Quando perderà l'altra testa e l'altro uovo? Insomma, è da un arco temporale di 10 anni. Ok. Forse sarà graduale. Graduale ma inevitabile quando si iniziano a svegliare alcuni, si svegliano poi tutti. Una mezza generazione. Sì. Di questa parte risvegliata fa parte il fratello qui presente? Certo, sì, Mhm. sì. Così, curiosità, quanto vibra? 180. Come il fratello, come Mm, Bess. sì, in E sintonia. gli altri due maschi, gli altri tre maschi, gli altri due maschi? Un pochino li vedo storditi, confusi, eh? Non so se sono riusciti a seguire tanto bene. Mhm. Però vedo intorno ai 30 circa. La femmina? Anche lei super giù. I genitori? Un po' meno, Mm. 15. Mm. Bene, Bess si è avvicinato alla fiamma, o almeno a una delle tre anime gemelle. È come se si fosse, non so spiegarti, cambiato di abito eterico. È come se le donne iniziano ad accorgersi di lui, anche quelle donne che in passato non si sarebbero accorte di lui. Mm? E quindi sì, cioè, si moltiplicano proprio le possibilità. La fiamma è ancora in Italia. E la vedo proprio ai bordi della nazione sua Si attuale. sta avvicinando, ok. Sì. Messaggio finale di Bess al fratello. Un'altra volta insieme. Ma Questa è veramente tanto importante. infatti anche io ho la sensazione che siano stati insieme in tante vite, o in almeno in vite importanti. Mm. Come? Quale? La prima che mi è venuta è un po' così, Mhm. perché mi fa vedere due compagni di prigione Vabbè, in cella insieme, molto molto complici.
Infatti è una Che- condizione di grande complicità quella, sì. solitamente. Uh, e poi due amiche, due amiche che studiano insieme in biblioteca, le vedo. Mhm. Um, e poi due costruttori, tipo che stanno facendo una costruzione nuova, impegnativa, e stanno facendo un progetto insieme. Quindi sempre costruendo qualcosa, una vita, una sopravvivenza in carcere, uno studio, un lavoro. Eh sì, queste che mi ha mostrato sì. Hanno la stessa vibrazione, che singolarità. È vero. Bene, messaggio finale di Bess a se stesso. Al se stesso punito a scuola, al se stesso adesso lì dove abita, al se stesso nel Grand Canyon, quando si è liberato del suo grande peso. Mm. È come se lui guardasse contemporaneamente tutte queste situazioni che hai indicato tu. Mm. E mentre le guarda, sente svilupparsi dentro di sé, amore verso se stesso, affetto proprio verso se stesso, anche stima, per questo lavoro che ha fatto nel corso del tempo e oggi particolarmente. Sento che si sta apprezzando. Messaggio. Mi amo di un amore cosmico. Vuole aggiungere qualcosa? E vedo che sta abbracciando il fratello. È come se in un certo senso stesse crescendo anche di mole, si stesse sentendo forte insieme al fratello. Va bene. Come lo vedi? Con le gambe? Uomo, uomo completo, Mhm. lo vedo proprio più forte, più solido, Ottimo. Come vedi il fratello? molto orgoglioso di lui, emozionato, commosso, e gli dice: Sapevo perfettamente che tu eri così. Ottimo. Disconnettiti da tutto e tutti.